La madre lasciò la sua bambina di 1 anno da sola per qualche istante con il cucciolo di cane. Era come il suo primo incontro con lui, e si sentiva incredula quando tornò in giardino. Nonostante avessero avuto il cane solo da pochi giorni, erano certi che fosse una creatura gentile e non avrebbe rappresentato alcun pericolo per la famiglia. Ma poi accadde qualcosa di inaspettato. Aveva appena girato le spalle al cane per pochi istanti, stava per andare a soccorrere sua figlia, quando notò qualcosa che la fece riflettere e capire ciò che stava davvero accadendo. Tutto era cominciato quando Catherine e suo marito avevano deciso di espandere la loro famiglia. Dopo alcuni mesi, la piccola famiglia di 3 persone aveva optato per l'idea di dare a Charlotte, la loro figlia, un amico peloso. Pensavano che un cane le avrebbe dato sicurezza, comfort e insegnato responsabilità in futuro. Ma non volevano solo un cane qualsiasi, stavano pensando di acquistare un cucciolo da un allevatore in modo da poter ottenere un cane con le giuste caratteristiche per la famiglia. Allo stesso tempo, desideravano dare una casa amorevole a un cane bisognoso, come il destino aveva voluto che scoprissero di un cane da soccorso originariamente proveniente da un allevatore. C'era però un problema: questa razza aveva la fama di essere aggressiva e imprevedibile. Si trattava di un adulto Doberman Pinscher, una razza originariamente selezionata per la protezione personale e quindi geneticamente predisposta a un forte istinto protettivo e all'aggressività. Non sorprende quindi che molti Doberman siano utilizzati come cani da guardia o polizia. Il loro carattere riflette queste caratteristiche, anche se i moderni allevatori li hanno selezionati per essere più gentili e amichevoli. Tuttavia, il cane che Catherine incontrò aveva qualcosa di speciale. Questo Doberman proveniva da un rispettato allevamento chiamato Kirrikaida in Australia. L'allevatrice lo aveva venduto a un cliente, ma aveva scoperto in seguito che era stato maltrattato. Lo aveva salvato in uno stato terribile, denutrito e con costole rotte, suggerendo che fosse stato picchiato. La situazione era così grave che i veterinari stavano considerando l'idea di sopprimerlo. Ma Catherine entrò in gioco. Catherine e suo marito avevano delle preoccupazioni e si chiedevano se avessero fatto la scelta giusta per la loro famiglia, ma queste preoccupazioni svanirono rapidamente quando si fecero prendere dall'entusiasmo di avere un cane. Anche dopo aver appreso della turbolenta storia del cane, Kevin non poté fare a meno di innamorarsene quando lo incontrò. Aveva una personalità che trasmetteva un senso di comfort e accettazione. Così, nonostante tutti gli avvertimenti, decisero di adottarlo e lo chiamarono Can. Non vedevano l'ora di portarlo a casa per farlo conoscere a Charlotte, la loro bambina di 17 mesi. Tuttavia, questo non significava che avrebbero preso alla leggera la presenza di un cane sconosciuto in casa loro. Decisero di prendere tutte le precauzioni necessarie. Nei primi giorni in cui Can fu a casa con Catherine, nessuno di loro tolse gli occhi di dosso al cane. Charlotte era affascinata dal suo nuovo amico peloso e sembrava comportarsi bene intorno a lui. Can rimaneva sempre calmo e gentile. Catherine pensò di aver preso la decisione giusta, anche se rimase sempre attenta quando il cane e la bambina interagivano. Ma poi, un giorno, tutto cambiò. Catherine portò Charlotte nel giardino per giocare mentre lei faceva i piatti in cucina. Come se avesse sentito qualcosa di strano, gettò uno sguardo fuori dalla porta della cucina e vide qualcosa che non avrebbe mai dimenticato. Prima che potesse fare qualcosa, però, era troppo tardi. Can stava spingendo Charlotte e cercando di attirare la sua attenzione con il muso, un comportamento mai visto prima da Catherine. Spingeva la bambina avanti e indietro, come se cercasse di ottenere una reazione da lei. Charlotte non sospettava nulla e continuava a rotolarsi per terra. Poi, Can afferrò le sue mutandine con i denti e la sollevò. Catherine osservava incredula mentre Can sollevava la bambina di 3 metri di distanza nel cortile, come se fosse una bambola di pezza. Catherine non poteva credere ai suoi occhi e per un istante fu paralizzata, non sapendo cosa fare. Sentiva che era colpa sua, avrebbe dovuto prestare più attenzione e non avrebbe dovuto permettere a Charlotte di uscire da sola. Ma poi accadde qualcosa che fece quasi saltare il cuore dalla sua gola. Can afferrò il pannolino della bambina e lo scagliò lontano da loro, come se fosse un giocattolo di stoffa.
Catherine non riusciva a credere a ciò che vedeva. Quando si voltò verso Can, si aspettava quasi che la attaccasse, ma invece il cane fece qualcosa di strano. Can lottava per rimanere in piedi, sembrava stanco e la saliva le colava dalla bocca. Sollevò una zampa anteriore come se avesse dolore. Poi la sua respirazione divenne pesante, e collassò. Lo stato di Can stava rapidamente peggiorando di fronte ai suoi occhi. C'era chiaramente altro che stava accadendo. Catherine non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Era in preda al panico, guardava freneticamente in tutte le direzioni, sentendosi impotente di fronte alla situazione. Ma poi notò qualcosa nell'erba. Lì giaceva un taipan, uno dei serpenti più velenosi d'Australia. Un solo morso di questa serpe poteva uccidere un adulto. Solo allora Catherine comprese la verità di ciò che stava accadendo. Can aveva protetto Charlotte dal pericolo mortale del taipan. Si era fatto mordere al posto suo. Catherine realizzò che Can doveva essere stato morso quando cercava di proteggere la bambina. Nonostante le sue poche conoscenze sugli animali pericolosi dell'Australia, Catherine sapeva che ora era una corsa contro il tempo. Can aveva bisogno di arrivare il più velocemente possibile dal veterinario per ricevere l'antidoto. Non poteva permettere che il suo eroe peloso morisse dopo aver salvato sua figlia. Con tutte le sue forze, sollevò il cane ferito e lo portò nel bagagliaio dell'auto. Se mi chiedessero ora di sollevare il suo peso, non credo che sarei in grado di farlo, disse in un'intervista successiva, spiegando che l'adrenalina che scorreva nel suo corpo le aveva conferito una forza straordinaria. Si mise in viaggio verso il veterinario, ignorando quasi completamente le regole del traffico, persino attraversando un semaforo rosso senza esitazione. Catherine riuscì a raggiungere il veterinario. Can ricevette immediatamente il trattamento necessario, compresa l'iniezione di un antidoto. Sebbene Catherine volesse sapere immediatamente come stesse il suo cane, il veterinario le disse che avrebbe dovuto attendere fino al giorno successivo per vedere se l'antidoto aveva funzionato. Riluttante, tornò a casa senza sapere quale sarebbe stato l'esito. Un morso di taipan è generalmente letale, ma c'era la possibilità che Can non avesse ricevuto una dose completa di veleno, grazie alle dimensioni e al peso del cane. Un esperto ammise che c'era una possibilità che sopravvivesse se il serpente non avesse iniettato tutto il veleno nella sua zampa. Tuttavia, Catherine e suo marito non volevano farsi troppe illusioni. Passarono la notte preoccupati, pregando che Can sopravvivesse. Il giorno successivo, ricevettero una telefonata dal veterinario. Catherine scoppiò in lacrime di gioia quando seppe che Can si trovava in uno stato stabile e sarebbe potuto tornare a casa quella sera stessa. La piccola famiglia non poteva credere alla fortuna che avevano avuto. Catherine aveva salvato il suo cane eroe, il cane che aveva messo in pericolo la sua vita per proteggere sua figlia. Questa storia dimostra che i cani possono compiere azioni incredibili per proteggere le persone che amano. Can aveva dimostrato un coraggio straordinario, rischiando la sua stessa vita per salvare Charlotte. Catherine e la sua famiglia non avrebbero mai dimenticato il coraggio e l'amore di Can, il loro eroe peloso. In un mondo in cui gli animali spesso portano gioia e affetto nelle nostre vite, questa storia ci ricorda anche che possono essere veri eroi, pronti a mettersi in pericolo per salvare chi amano. Can era più di un semplice animale domestico, era un membro valoroso e devoto della famiglia, un vero amico e un eroe. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.